un prodotto che mi è arrivato circa 15-20 giorni fa e poi vi spiego alcuni dettagli utili dove è possibile, nel caso di bisogno, il pannello di cui vi parlavo prima. Ci sono degli stivali. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Finalmente ha smesso di piovere, sono circa le 3 del pomeriggio, da questa notte non ha fatto altro che piovere e sabato ha smesso di piovere, sta uscendo un flebile sole e allora ne approfitto per presentarvi un prodotto che mi è arrivato circa 15-20 giorni fa, ma per ovvie ragioni di meteo non sono stato in grado di potervi presentare, portare sul canale, e allora ne approfitto adesso sperando che il meteo regga. Dovrebbe reggere almeno fino a questa notte. Vi sto parlando di un prodotto che pesa circa 3 kg, è lungo circa 42-44 cm ed è alto 15. Sta tranquillamente all'interno di una borsa e ci avanza anche parecchio spazio. Vi sto parlando della ADV Tent, una delle due tende a catalogo della linea Lone Rider. E all'interno di questa borsa, adesso vi mostro la tenda, eccola qui. Sulla sacca, come anche nella moto tent, è presente il simbolo di pericolo che ci può tornare molto utile nel caso in cui dovessimo aver bisogno di fermarci in strada per un'avaria alla moto, per qualsiasi problema, per una foratura, per qualsiasi inconveniente. Questo segnale di pericolo ci potrà essere molto utile. Sul lato della borsa è riportato il nome del produttore, Lone Rider appunto. Sul fondo della borsa c'è il logo e intorno alla borsa ci sono questi ganci molto utili dove è possibile, volendo, ancorare ulteriori borse della Lone Rider, perché questa borsettina, come vedete, è estremamente piccola, si può posizionare sia sopra all'esterno di una borsa, si può posizionare sopra un top case o banalmente si può posizionare sulla coda della moto, e grazie a queste predisposizioni è possibile ancorare a questa borsa ulteriori borsettine. Ma adesso ci spostiamo sul prato, apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. Ok, ci spostiamo qui sul prato, abbiamo detto apriamo, allentiamo i lacci che tengono stretta la borsa, apriamo anche la borsa alle sommità. Questa custodia, come vi ho detto anche per la moto tent, è assolutamente impermeabile. La DV Tent non ho avuto modo di provarla, la sto aprendo per la prima volta con voi, ma vi posso garantire che, siccome la sacca è identica a quella che c'è sulla moto tent, vi posso garantire che la sacca è assolutamente impermeabile. All'interno della sacca, come vedete, ci sono le immancabili istruzioni di montaggio. Adesso lasciamo il sacco di là e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, qui c'è un telo che possiamo utilizzare sia come sottotenda, nel caso in cui a terreno fosse particolarmente bagnato si può mettere come sottotenda, oppure torna estremamente utile perché c'è il simbolo di SOS. Adesso ve lo apro. Nel caso di bisogno c'è il segnale di SOS, ma poi andiamo a vedere meglio come va ad essere sfruttato per noi, per la nostra tenda. C'è l'immancabile kit di riparazione, c'è la paletteria, eccola qua, e all'interno ci sono anche i picchetti. C'è questa parte qui che va nella parte alta all'interno della tenda ed è un ulteriore portaoggetti. Infine abbiamo la tenda, questa è la parte esterna e questa è la parte interna della tenda. Adesso iniziamo il montaggio. La prima cosa che faremo, volendo, è stendere questo telo a terra. Mettiamo questo telo, lo usiamo come sottotenda appunto. Quindi mettiamo questo telo qui e andiamo a srotolare quello che è la parte interna della tenda. La mettiamo sopra, eccoli qua, 1, 2, 3, i 4 lati, perfetto. Ed ora ci recuperiamo la paletteria. Come vi dicevo, per me è la prima volta che apro questa tenda, quindi anche per me sarà la prima volta che monto tutto questo, ma dovrebbe essere abbastanza semplice e intuitivo. Adesso intanto iniziamo a srotolare tutta la paletteria e poi vi spiego alcuni dettagli che sicuramente necessitano di attenzione e cura nel montaggio. Innanzitutto sto vedendo che gli snodi, in perfetto stile Lone Rider, sono tutti quanti in alluminio,
fatti di un determinato livello, estremamente qualità. Allora, la cosa che dovete prestare un po' più di attenzione sono questi anelli qui. Questi anelli qui devono andare nella parte superiore di questo asse qui, altrimenti il lavoro di sostegno non lo farete fare a questo asse centrale, ma lo farete fare a questi snodi in plastica. Quindi la tenda va in questa maniera. Adesso iniziamo ad ancorare gli angoli. Iniziamo da qui, prendiamo questo angolo e lo mettiamo appunto all'interno di questa sua asola e ci mettiamo ovviamente anche la parte sottostante. La stessa cosa la faremo di qua. Prenderemo l'angolo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! La sua asoletta, 1 e 1, 2. Faremo anche a questi altri due angoli, 1 e 1, 2. E praticamente con quest'altro angolo qui la tenda praticamente è già in piedi da sé. Andiamo ad ancorare la base della tenda alla paletteria. Ogni angolo ha i suoi attacchi e poi, se il meteo ci grazia, vi farò vedere anche come questa tenda è possibile montarla anche all'inverso. All'inverso in che senso? All'inverso nel senso che è possibile montarla anche sotto la pioggia senza bagnare l'interno. Una parte qui, una parte qui, poi l'ultima qui e voilà. Quanto abbiamo impiegato a montare la tenda? 2 minuti, 3 minuti? La tenda praticamente potrete spostarla come meglio volete. Questi sono i ganci che vi dicevo devono essere montati nella parte superiore di questo asse qui, questo centrale, altrimenti farete fare lo sforzo a questi gommini qui di tenere il telo che adesso manca. Adesso manca il telo superiore che dà impermeabilità alla tenda. A questo punto ci armiamo del telo, vediamo un po' com'è. Ok, il senso è questo. Adesso praticamente non dobbiamo fare altro che mettere il telo nella parte superiore della tenda. Ok, considerate che per me è la prima volta, quindi devo capire un po' il senso, ma è questa qua. Così, questo è il senso in cui va la tenda. Le porte sono posizionate, ovviamente le porte si possono arrotolare ed è quello che faremo. Le arrotoliamo in maniera da stare più comodi. Possiamo metterle sia così che nella parte di sopra. Qui ricordatevi che ci sono, qui negli angoli ci sono anche queste altre asoline da fare entrare e poi tirar giù. 1 e 1, 2. La tenda forse è meglio che la leghiamo qua. Ok, una volta che la tenda è su, mi armo di guanti e inizio a mettere i picchetti. Mi armo di guanti semplicemente perché i picchetti sono particolarmente aguzzi e taglienti. Questi sono i picchetti, sono rossi e sono ben appuntiti, ben fatti, molto robusti. Ovviamente questi andremo a metterli nelle estremità della tenda in maniera da dargli più sostegno possibile. Il lavoro che io sto facendo da questo lato ovviamente andrà fatto per tutto il perimetro della tenda. Una volta che praticamente voi avrete messo tutti i picchetti intorno alla tenda, questo sarà il look che avrà la tenda. Ovviamente ha, come vi dicevo, 2 ingressi e le porte ovviamente sono apribili, come abbiamo detto, ma vi dirò di più, è possibile anche rimuovere queste parti qui, è possibile rimuovere questo picchetto ad esempio. Ci sono degli ulteriori ganci posti sia da un lato che dall'altro, eccoli qua, che permettono di allargare ulteriormente le aperture. E questo spazio qui davanti è estremamente utile per riporre borsa, stivali e tutto ciò che all'interno non è possibile inserire. Una cosa molto intelligente di Lone Rider è che sugli angoli, su 2 angoli, sono presenti delle cerniere come qui, che permette il passaggio di eventuali fili per caricare eventualmente PC, cellulari o altro, nel caso in cui voi foste in un campeggio, avete la corrente elettrica all'esterno, vi permette di fare passare da qui i cavi della luce, portarli all'interno e caricare i vostri accessori. Ce n'è uno qui e uno nell'angolo opposto. È una tenda ovviamente per 2 persone e adesso vi farò vedere quella parte che vi dicevo che va montata nella parte superiore della tenda, a cosa serve.
una volta che aprite la tenda, volendo, si può piegarla così e riporla esattamente in questa tasca qui. Nulla è stato dato al caso. Piccola, confortevole, estremamente comoda. Altri oggetti eventualmente possono essere riposti qui nella parte alta della tenda, sia da un lato che dall'altro. Il pannello di cui vi parlavo prima viene messa qui in una parte in alto della tenda ci sono degli anelli in cui va ad essere ancorata e praticamente funge da ulteriore portaoggetti. Quindi è estremamente ricca di divani questa tenda. Gli ultimi due vanno qui in alto, 1 e 1, 2. Ecco a cosa serviva quello che vi dicevo prima. Serve ad essere messa qui sopra, magari qua sopra ci si può riporre una maglietta, un cappello, una felpa, un pantalone, qualsiasi cosa voi volete riporre qui sopra, è possibile farlo. Eccola qua. A questo punto penso anche quasi di lasciarlo montato, così per la prossima volta ce l'ho già su e non sto neanche a montarlo. È molto grande, per 2 persone è più che sufficiente. Considerate che quando si dice 2 persone, poi ovviamente i caschi, le borse, gli stivali e quant'altro rimangono fuori. In questa parte qui, adesso prendiamo una borsa e vi farò vedere che è molto semplice alloggiarla. In più ci sono ulteriori ganci qui, nella parte alta della tenda, 1 e 1, 2 lì, dove è possibile eventualmente agganciare una torcia, una pila o qualsiasi cosa vi possa tornare utile. Questo spazio qui, immaginate che di qua ci sono degli stivali, qui ci potete mettere tranquillamente una borsa, praticamente poi chiudendo si riesce tranquillamente a tenere all'asciutto sia la borsa che gli stivali. Considerate che qui ci sono altri tiranti che io non ho messo ma che volendo si possono tranquillamente inserire. Ed eccola qua, praticamente la borsa la lasciate qui all'interno, la borsa da una parte, stivali dall'altro, in caso di pioggia alla sera non vi si bagna nessun tipo di accessorio e le avete comodi perché la borsa l'avete qui, nel caso vi dovesse servire qualcosa basterà aprire la tenda dall'interno e prendere quello che in quel momento vi occorre da prendere all'interno della borsa. Come vedete ci sono anche questi altri tiranti che possono essere appunto applicati. Io non li ho applicati, infatti mi sono avanzati diversi picchetti, 2, 4, 6, 8, ci sono altri 8 tiranti che possono essere appunto applicati e ancorano la tenda ben salda al terreno in caso di forte vento. Ovviamente è possibile aprire anche questi soffietti qui dietro nei periodi di caldo in maniera che ci sia più circolazione all'interno della tenda stessa. Questo è presente sia da questo lato che dall'altro. Ragazzi, credo di avervi detto tutto su questa tenda, però visto che il meteo ci sta graziando, adesso vi farò vedere anche come è possibile montare la stessa tenda anche sotto la pioggia, tenere l'interno completamente asciutto. Nella mototent la questione è molto più semplice perché i 2 teli vengono ancorati insieme, quindi una volta che montati i 3 assi la tenda viene su che è già completamente montata. Sulla ADV tent la questione è un po' diversa, ma si riesce a montare anche sotto la pioggia lasciando l'interno completamente asciutto. Adesso datemi tempo che smonto tutto e la rimontiamo simulando di montarla sotto la pioggia. Immaginiamo che stia piovendo e noi vogliamo montare la nostra tenda e vogliamo tenere asciutto l'interno. Allora, prima cosa da fare ovviamente è la paletteria da mettere giù. La paletteria non è un problema, anche se si dovesse bagnare problemi non ne abbiamo. Poi mettiamo le porte sui lati lunghi, una porta è qui, quindi la mettiamo per così e iniziamo ad ancorare gli anellini che prima ancoravamo all'interno, adesso li ancoriamo all'esterno. Allora, questa è la parte finale di uno, va messo qui, quindi un anello va qua, un altro anellino va qui, poi un altro va qua e poi c'è quest'altro che va qui. Quindi solleviamo qua, facciamo in maniera che la tenda piano piano si inizi a sollevare da sola e piano piano arriviamo qui giù in fondo all'angolino. Siamo quasi. Ok, adesso a questo punto apriamo una porta e iniziamo a montare la parte interna. Nel frattempo è uscito il sole e io sto letteralmente prendendo quasi fuoco, ma piano piano vi faccio vedere tutto quanto. Andiamo qui a prendere le bacchette interne
una bacchetta interna è qua. Ok, praticamente una volta messi i 4 angoli andiamo a fissare anche queste 2 barre centrali con gli anellini suoi, apriamo tutta quanta la porta e a quel punto non resta che montare la parte interna. Che cosa faccio? Mi vado a recuperare la parte interna della tenda e inizierò a fare il lavoro che ho fatto prima all'inverso. Quindi prima un angolo, poi vado a mettermi all'altro angolo, 4 angoli. Una volta fissati i 4 angoli, praticamente non devo fare altro che fissarmi pian piano tutti questi anellini qui. Quindi fisserò uno qui, un altro di qua, mi fisserò questo qui, iniziamo a fissarci la parte alta e praticamente ci siamo montati la tenda completamente stando all'asciutto. Adesso con una mano a montare la tenda e con l'altra mano a fare le riprese non è il massimo, ma se sono riuscito con una mano a fare tutta questa roba qui, riuscirete benissimo voi con 2 mani senza registrare nulla. Poi praticamente mancano questi angolini qui che potete banalmente prendere, mettere qua 1 e 1, 2, sia di qua che dall'altra parte. Facciamo qua 1 e lo facciamo di qua. Apriamo. Praticamente abbiamo messo la tenda in piedi, ovviamente adesso manca semplicemente da mettere i tiranti, ma la tenda è su a tutti gli effetti. L'abbiamo messa su, immaginate che sta piovendo, l'interno è completamente asciutta. A questo punto, se vogliamo proprio essere pignoli, che diciamo vabbè ma c'è tanta acqua a terra, voglio mettere anche quest'altro telo, non c'è problema, basterà aprire il telo, una volta aperto e disteso il telo, appunto perché la tenda si tiene su da sola, si può banalmente prendere la tenda, si mette sul telo, boom, mettiamo i picchetti e possiamo dormire tranquilli e sereni, anche sotto l'acqua. Si monta veramente velocemente. Adesso considerate che è la prima volta per me e considerate che mentre la montavo con una mano facevo le riprese e con l'altra montavo la tenda, quindi se sono riuscito a farlo io con una mano sola riuscirà chiunque con 2 mani. Una cosa che probabilmente non vi ho ancora detto: l'altezza della tenda è di circa 1 metro, è lunga oltre 2 metri, quindi anche quelli più lunghi ci stanno. Vi lascerò in sovraimpressione tutte quelle che sono le informazioni che potrebbero interessarvi. Ragazzi, a questo punto credo di avervi detto assolutamente tutto quello che potevo dirvi su questo prodotto. Ovviamente, come vi dicevo, non ho ancora avuto modo di provarla, ma sono assolutamente certo che, come tutti i prodotti Lone Rider, e chi li ha può dirvi se sto mentendo o se vi sto dicendo la verità, come tutti i prodotti Lone Rider sicuramente avrà un'ottima qualità. Ho avuto modo di provare la Moto Tent, con cui sono stato per oltre 20 giorni a Capo Nord, e vi devo dire che è pazzesca, è spaziale. Questa ha delle caratteristiche diverse, più leggera, più bassa, sicuramente più resistente al vento e sicuramente altrettanto di qualità. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto, invito sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!